Con le riflessioni sull'articolo 18 iniziamo il gruppo di articoli che riguardano il voto di povertà. Il versetto biblico che li introduce è preso dal Salmo 15. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Noi sappiamo e noi crediamo che la vera ricchezza dell'uomo è Dio. E tutto il resto, direbbe San Paolo, è spazzatura. Non è un'affermazione che mi sta molto simpatica, perché ci manca una condizione, nel senso che, certo, spazzatura è tutto quello che non si riferisce a Dio, ma per esempio la ricchezza, visto che stiamo parlando del voto di povertà, la ricchezza in se stessa non è spazzatura quando questa ricchezza si condivide con chi non ha. Certo, diventa spazzatura quando la persona accumula la sua ricchezza per se stessa, per quello che vuole, per sentirsi padrone di tutto ciò che desidera, senza condividerlo con chi ne ha veramente bisogno. Allora sì, quello è spazzatura. Ecco, questo versetto 15 è stato appunto scelto per introdurre un voto che ci impegna a non accumulare i talenti sotto il letto o sotto il pavimento, ma a condividerli con la comunità e con i giovani. Perché? Perché niente di ciò che noi abbiamo ci appartiene. Abbiamo messo tutto di noi stesse nelle mani di Dio, credendo, come ci dice Santa Teresa, che solo Dio basta. Allora ecco, leggiamo l'articolo 18. Per seguire Cristo con cuore più libero, mosse dallo Spirito Santo, abbracciamo volontariamente la povertà evangelica. Ci inseriamo in tal modo nel mistero di annientamento del Figlio di Dio, che, essendo ricco, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Imitiamo Maria, l'umile ancella che tutto ha dato al suo Signore. Con filiale abbandono alla provvidenza del Padre ci rendiamo disponibili senza riserve per un servizio alla gioventù bisognosa, divenendo segno della gratuità dell'amore di Dio. Testimoniamo così che Egli è l'unico nostro bene e che tutte le cose create ci sono donate soltanto per aprirci alla carità. Come sappiamo, il primo articolo di ogni parte delle nostre Costituzioni mette un po' le fondamenta teologiche del discorso che si prende in considerazione. Bene, in questo caso questo articolo 18 mette un po' le fondamenta teologiche al discorso sul voto di povertà. È difficile riflettere su di esso senza far riferimento al voto di castità e al voto di obbedienza. Perché? Perché tutte e tre questi voti fanno riferimento al cuore umano, al nostro cuore, al luogo dove Dio risiede e dove Dio parla. Quando il nostro cuore diventa un deposito di tante cose che non vogliamo lasciare andare, e ognuno di noi può fare una lista forse di queste cose, è difficile poter dire realmente senza di te, Signore, non ho alcun bene. Il problema più grande, infatti, non è il pronunciare queste parole con verità, ma il fare scelte secondo il cuore di Dio. Perché? Perché conservo troppe cose dentro di me che condizionano le mie scelte. Non sto parlando di cose materiali, possono essere per esempio dei sentimenti
che non riesco a lasciare andare, sentimenti di delusione, sentimenti, Dio non voglia, di odio, no? Che posso avere verso qualcuno, sentimenti di rancore, sentimenti di gelosia. Ecco, quando io sono troppo attaccata a questi sentimenti, troppo attaccata alle mie idee, troppo attaccata ai miei giudizi, quando gli amici, quando la famiglia hanno la priorità su tutto il resto, è un po' difficile fare spazio a Dio e dire a Dio, Signore, senza di te non ho alcun bene. Come dicevo prima, per esempio, gli amici, la famiglia sono un dono, sono una ricchezza grande, ma quando prendono il posto di Dio e allora tutte le mie scelte sono in riferimento ai miei amici e alla mia famiglia, allora quelle parole diventano parole vuote. Il cuore libero, lo abbiamo già visto quando abbiamo parlato del voto di castità, è indispensabile anche per vivere il voto di povertà e certamente anche per vivere il voto di obbedienza. Il cuore di Gesù non era un deposito di tante cose e lui ce lo ha dimostrato tante volte. Ricordiamoci quando lui ha detto il Padre è in me ed io nel Padre. E questo era vero. Quando è arrivato il momento, in quell'orto degli ulivi, non si è tirato indietro alla volontà di Dio. Dio era, è Padre, Dio Padre era ed è in Lui. Ha dato tutto di se stesso al Padre, la sua volontà, la sua paura, perché ciascuno di noi potesse diventare veramente ricco, ricca. Che bello, questo è uno dei doni più belli che il Signore Gesù ci ha fatto. E questo è quello che dà senso e gioia e pace alla nostra vita. La ricchezza di Dio che ci è venuta a noi, ci è stata data proprio perché Gesù si è spogliato di tutto per poterci arricchire dell'amore del Padre. Il vero povero non è quello che non possiede niente. Quella persona la chiamiamo misero. Noi non abbiamo promesso a Dio di vivere nella miseria. Il vero povero, la vera povera, è colei che non dispone di ciò che ha. Ma c'è una differenza tra il povero che incontriamo per la strada e il povero o la povera che siamo noi consacrati. Se io incontro un povero per la strada e do a questo povero 10 shekels, questo povero può fare con questi 10 shekel che riceve quello che vuole. Sono suoi, può fare quello che vuole. Io non possiedo quei 10 shekel. Perché? Perché i soldi materiali che mi vengono dati, se mi vengono dati, non sono per me, non sono miei, non posso deciderne che cosa fare, appartengono alla comunità. L'ho scelto io, liberamente. La stessa cosa vale, lo vedremo poi in seguito, per i doni che abbiamo ricevuto.
Se a me è stato dato, per esempio, il dono dell'arte, a me non è stato dato, ma se mi fosse stato dato, se io ho il dono dell'arte, questo dono non ho il diritto di usarlo soltanto per me, non ho il diritto di metterlo da parte e dire no, non sono capace. Perché per il voto di povertà che io ho fatto, quello che ho è condiviso con la mia comunità. Questa è la mia povertà. Maria, con il suo fiat, ha deciso che la proposta di Dio l'avrebbe fatta ricca, l'avrebbe arricchita, proprio perché veniva da Lui, veniva dal Signore. E noi, con il nostro voto di povertà, liberamente scegliamo di abbandonarci alla provvidenza di Dio. Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno e si prende cura di noi. Lo lasciamo a Lui. Ci abbandoniamo alla sua provvidenza. In fondo lo diciamo anche tante volte, per esempio in comunità, no? Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno e sa che ciò che stiamo facendo è non per il nostro bene, il nostro interesse personale, ma per il bene della missione. Lui sa. Noi decidiamo di non accumulare le cose, non accumulare i sentimenti negativi e tutto ciò che rende il nostro cammino pesante, perché tutto ciò che accumuliamo diventa come una grossa palla di piombo al piede, come una grossa palla di piombo sul cuore. E la nostra attenzione non si concentra più sulla nostra missione, sulla vita di comunità, ma su questa grande, pesante palla al piede che ci portiamo dietro. Ci fissiamo su uno spirito di raccoglimento sbagliato e continuiamo ad accumulare tante cose o tanti sentimenti che non ci fanno del bene. Questo articolo 18 ci chiede di essere segno della gratuità dell'amore del Padre, testimoni che Dio è l'unico nostro bene e che tutto ciò che è creato ci viene donato per aprirci alla carità. Pensiamo un attimo. La famiglia, la comunità, i laici, i giovani, i cani, i gatti, le piante, i fiori, il computer e il telefonino, anche se non sono cose create ma inventate dall'uomo, la bella voce, la capacità di disegnare. Potrei continuare all'infinito ed elencare tutte le cose create o inventate e chiederci tutto questo e ancora di più. Mi sta insegnando a crescere nell'amore? Guardate che è una domanda fondamentale per noi che abbiamo fatto il voto di povertà e l'articolo 18 appunto ce lo ricorda. Papa Francesco ha chiamato gli animali la carezza di Dio. Se gli animali diventano un modo per riversare tutto il mio amore su di loro, se il gatto, il cane, che generalmente possono essere gli animali che abbiamo a casa, un canarino, diventano un modo per riversare tutto il nostro amore su di loro e poi quando incontriamo una nostra sorella invece le dimostriamo tutta la nostra antipatia, allora forse quegli animali non mi stanno insegnando ad amare e sarebbe meglio se qualcuno me li portasse via. Oppure quando le piante in casa diventano un punto di discordia nella comunità perché soltanto una sorella può toccarle, soltanto una sorella può annaffiarle. Anche se ci accorgiamo che hanno bisogno di acqua, ma non possiamo farlo perché sennò quella determinata persona si arrabbia molto. Beh, quando le piante diventano un punto di discordia, allora forse c'è qualcosa che non va, vero? Sono sicura che abbiamo capito il concetto.
con il voto di povertà abbiamo scelto liberamente di non accumulare dentro di noi cose che non ci insegnano ad amare, sentimenti che non ci aiutano ad amare. E quando amiamo veramente, siamo capaci di godere di ciò che abbiamo, ma con molta libertà e anche con molto distacco.